Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Enerzair Breezhaler Novartis Pharma SPA. Ultimo aggiornamento. 2 dicembre 2021. Cos'è Enerzair Breezhaler? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Enerzair Breezhaler durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'è Enerzair Breezhaler? Enerzair Breezhaler ha un farmaco a base del principio attivo indacaterolo più glicopirronio più mometasone furoato, appartenente alla categoria degli antiasmatici e nello specifico adrenergici in associazione con anticolinergici, incluse triple associazioni con corticosteroidi. È commercializzato in Italia dall'azienda Novartis Pharma SPA. Enerzair Breezhaler può essere prescritto con ricetta RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni. Enerzair Breezhaler 114 mcg/46 mcg/136 mcg POLV. Per Inhalaz 30 a 1 CPS, dosi unit. Più 1 inalatore. Enerzair Breezhaler 114 mcg/46 mcg/136 mcg POLV. Per Inhalaz 30 a 1 CPS, dosi unit. 1 inalatore più 1 sensore. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Novartis Europharm Ltd. Concessionario: Novartis Pharma SPA. Ricetta: RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe CN. Principio attivo: indacaterolo più glicopirronio più mometasone furoato. Gruppo terapeutico: antiasmatici. Forma farmaceutica: capsula. Indicazioni: Enerzair Breezhaler è indicato come trattamento di mantenimento dell'asma in pazienti adulti non adeguatamente controllati da un'associazione di mantenimento di un beta-2, agonista a lunga durata d'azione e alte dosi di un corticosteroide per uso inalatorio, che hanno avuto una o più riacutizzazioni asmatiche nell'anno precedente. Posologia. La dose raccomandata a una capsula per inalazione una volta al giorno. La dose massima raccomandata è di 114 mcg/46 mcg/136 mcg una volta al giorno. Il trattamento deve essere somministrato ogni giorno alla stessa ora. Può essere somministrato in qualsiasi momento del giorno. Se è stata dimenticata una dose, questa deve essere presa il più presto possibile. I pazienti devono essere istruiti a non assumere più di una dose al giorno. Popolazioni speciali. Anziani. Non ha richiesto alcun aggiustamento delle dosi nei pazienti anziani, età pari o superiore a 65 anni, vedere paragrafo 5, 2. Compromissione renale. Non ha richiesto alcun aggiustamento delle dosi in pazienti con compromissione renale da lieve a moderata. Si deve procedere con cautela in pazienti con compromissione renale grave o malattia renale allo stadio terminale che richiede dialisi, vedere paragrafi 4 e 5, 2. Compromissione epatica. Non ha richiesto alcun aggiustamento delle dosi nei pazienti con compromissione epatica lieve o moderata. Non sono disponibili dati sull'uso del medicinale in pazienti con compromissione epatica grave, pertanto il medicinale deve essere usato in questi pazienti solo se il beneficio atteso supera il rischio potenziale, vedere paragrafo 5, 2. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Enerzair Breezhaler nei pazienti pediatrici di età inferiore a 18 anni non sono state stabilite. Non ci sono dati disponibili. Modo di somministrazione: esclusivamente per uso inalatorio. Le capsule non devono essere ingerite. Le capsule devono essere somministrate utilizzando esclusivamente l'inalatore fornito con ciascuna nuova prescrizione, vedere paragrafo 6. I pazienti devono essere istruiti su come assumere correttamente il medicinale. Ai pazienti che non avvertono un miglioramento della respirazione si deve chiedere se stanno ingerendo il medicinale invece di inalarlo. Le capsule devono essere estratte dal blister solo immediatamente prima dell'uso. Dopo l'inalazione, i pazienti devono sciacquare la bocca con acqua, senza deglutirla, vedere paragrafi 4 e 6. Per le istruzioni sull'uso del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6. Informazioni per i pazienti che utilizzano un sensore per Enerzair Breezhaler. La confezione può contenere un sensore elettronico, che deve essere attaccato alla base dell'inalatore.
Il sensore e la app non sono richiesti per la somministrazione del medicinale al paziente. Il sensore e la app non controllano NA copyright, interferiscono con l'assunzione del medicinale tramite l'inalatore. Il medico prescrittore può valutare con il paziente se ha appropriato l'uso del sensore e della app. Per istruzioni dettagliate sull'uso del sensore e della app, vedere le istruzioni per l'uso fornite nella confezione del sensore e nella app. Controindicazioni: ipersensibilità ai principi attivi o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Peggioramento della malattia. Questo medicinale non deve essere usato per trattare i sintomi acuti dell'asma, compresi episodi acuti di broncospasmo, per i quali ha richiesto un broncodilatatore a breve durata. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati condotti studi specifici di interazione con indacaterolo/glicopironio/mometasone furoato. Le informazioni sulle potenziali interazioni si basano sul potenziale di ciascuno dei componenti in monoterapia. Medicinali noti per prolungare, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Nerzaier Brezzaler durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Nerzaier Brezzaler durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non sono disponibili dati sufficienti sull'uso di Nerzaier Brezzaler o dei suoi componenti individuali, indacaterolo, glicopironio e mometasone furoato, in donne in gravidanza per stabilire se esiste un rischio. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Questo medicinale non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Le reazioni avverse PA comuni nel corso di 52 settimane sono state asma, riacutizzazione 41,8%, nasofaringite 10,9%, infezione del tratto respiratorio superiore 5,6% e cefalea. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. In caso di sospetto sovradosaggio si devono istituire misure di supporto generali e si deve iniziare un trattamento sintomatico. Un sovradosaggio potrà, presumibilmente, produrre segni, sintomi o effetti avversi associati alle azioni farmacologiche dei singoli componenti, per esempio tachicardia, tremore, palpitazioni, cefalea, nausea, vomito, sonnolenza, aritmie ventricolari, acidosi metabolica, ipocaliemia, iperglicemia, pressione intraoculare aumentata che provoca dolore, disturbi della vista o arrossamento dell'occhio, costipazione o difficoltà a evacuare, soppressione della funzione dell'asse ipotalamo-ipofisi surrene. Per il trattamento degli effetti beta-2 adrenergici si può considerare l'uso di beta-bloccanti cardioselettivi, ma solo sotto il controllo di un medico e con estrema cautela, poiché a copyright l'uso di bloccanti beta-adrenergici può provocare broncospasmo. Nei casi gravi, il paziente deve essere ricoverato. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie, adrenergici in associazione con anticolinergici, comprese le triplici associazioni con corticosteroidi, codice ATC. R03 al 12. Meccanismo d'azione. Questo medicinale ha un'associazione, proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Dopo l'inalazione di Nerzaier Brezzaler, il tempo mediano per raggiungere il picco di concentrazione plasmatica di indacaterolo, glicopironio e mometasone furoato è stato rispettivamente di circa 15 minuti. 5. Dati preclinici di sicurezza. Non sono stati condotti studi su animali con l'associazione indacaterolo, glicopironio e mometasone furoato. Le valutazioni non cliniche di ciascuna monoterapia e delle associazioni indacaterolo/mometasone e indacaterolo/glicopironio sono illustrate di seguito. Elenco degli eccipienti. Contenuto della capsula: lattosio monoidrato, magnesio stearato, involucro della capsula, ipromellosa, inchiostro da stampa. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.